Salve a tutti, sul banco abbiamo una radio a valvole d'epoca in bachelite. Ora mi sfugge il modello, in rete ho fatto un controllo sommario e non ho trovato una corrispondenza. Vabbè. Comunque il proprietario mi ha detto, dopo anni l'ha alimentata e dopo circa qualche minuto ha sentito un'esplosione, ha visto fuoriuscire del fumo. Questo accade quando un dispositivo del genere, costruito tanti anni fa e tenuto fermo per anni, viene alimentato senza direttamente con la tensione nominale, senza permettere ai condensatori di fare un reforming. Molto probabilmente l'esplosione è dovuta proprio a un condensatore, molto probabilmente di livellamento. Adesso la apro e faccio innanzitutto un controllo visivo. Ho aperto il pannello posteriore, ma da qui non posso vedere nulla, devo estrarre il circuito dal mobile perché molto probabilmente, essendo questo un apparecchio cablato in aria, devo estrarre appunto il circuito dal mobile per avere accesso al cablaggio. Ok, questa è la parte posteriore della nostra radio. Vedo già sono stati sostituiti dei condensatori. Farò un controllo più accurato per cercare di capire qual è il componente esploso, come dice il proprietario. Bene, non ci ho messo molto, ecco il componente che è esploso. Trattasi di un condensatore a carta. Speriamo che si possa capire dall'etichetta il valore del condensatore. Voglio fare anche una verifica su questo doppio condensatore di livellamento. Sono stato fortunato, si riesce a leggere la capacità di questo condensatore, è un 20.000 picofarad, ovvero un 20 nanofarad. Essendo collegato in parallelo sull'alimentazione, come minimo dovrà essere di 250-300 volt come tensione di lavoro. Ho trovato questo condensatore da 20 nano, 250 volt tensione di lavoro, e sostituirò il condensatore esploso con questo. Contemporaneamente sostituisco anche il cavo di alimentazione perché io credo che va bene l'originalità, ma credo che sia arrivato a fine vita. Ok, ho collegato un cavo del condensatore e ho acquistato questo cavo stile vintage in sostituzione di quello ormai logoro e mi appresto ad effettuare i collegamenti. Ok, nuovo cavo d'alimentazione installato, condensatore installato, il cablaggio in aria risulta essere sempre scomodo. Ok, in realtà andrebbe fatto un recap di questa radio, ovvero la sostituzione di tutti i condensatori come minimo. Ma adesso io voglio solo vedere se la stessa entra in funzione. Voglio verificare la bontà di questo condensatore. Ho rimosso il doppio condensatore elettrolitico di livellamento, due sezioni da 40 microfarad, 250 volt di tensione di lavoro, e adesso controllo la prima sezione. Ricordo sempre che prima di effettuare delle prove su questo tipo di strumentazione è opportuno scaricare il condensatore, altrimenti danneggerete lo strumento. Test sulla prima sezione. Abbiamo 80 microfarad con un SR di 0,73, questo già è anomalo. La prima sezione dovrebbe essere di 40. Adesso passo alla seconda sezione.
14 nanofarad, quindi il condensatore è bello che è andato, e questo mi è testimoniato anche dal fatto che quando ho lasciato in funzione i ricevitori per qualche manciata di secondi il condensatore scottava, quindi non mi rimane altro che sostituirlo. Per sostituire questo doppio condensatore uso due condensatori accoppiati di capacità leggermente maggiore, 63 microfarad rispetto ai 40 che servivano, ma come si tratta di una capacità di livellamento può anche essere poco più alta, una tensione di lavoro di 450 volt, molto più alta dei 250. Ho accoppiato il negativo insieme e i due positivi andranno ai rispettivi positivi sul circuito. Ok, condensatore, anzi doppio condensatore nuovo in pista. Nel frattempo ho cambiato anche questa resistenza qui, e non so se si vede anche questa resistenza qui dietro, perché avevano dei valori alterati che si discostavano molto rispetto ai valori stampati sul corpo. Ok, adesso eseguo una prova di funzionamento. Ho impostato l'oscillatore modulato su onde medie, banda onde medie. Questa radio, da quello che dice la scala parlante, riceve sia in onde medie che in onde corte. Proviamo onde medie, l'oscillatore è acceso, alimento la radio e vediamo cosa esce fuori, cosa succede. Attendiamo che le valvole termoioniche si riscaldino. Ecco, si sente qualcosa in altoparlante. Naturalmente, oltre che per assenza di trasmissione, questo ricevitore non può ricevere nulla in questo ambiente. Dovremmo riuscire a sentire la nota generata dall'oscillatore modulato. Eccola qui, abbasso l'audio, si sente comunque una sorta di ripple. Per quanto riguarda le onde medie il ricevitore funziona. Proviamo a spostarci di frequenza. Perfetto, così saliamo. Ok, adesso provo le onde corte. In onde corte non sembra che la radio riceva, quindi secondo me ha un problema sul circuito di sintonia delle onde corte. Ok, comunque a me premeva intanto rimettere in pista questa radio e ripristinarne il funzionamento. Se riuscirò a reperire in rete il modello e di conseguenza lo schema elettrico, farò un altro video dove cercherò di ripristinare la sezione ad onde corte. Ok, il ricevitore è tornato a funzionare anche se parzialmente. Ho sostituito questo doppio condensatore elettrolitico, questi due resistori che risultavano alterati e questo condensatore da 20 nano esploso. Se riuscirò a capire di che modello si tratta, anzi se qualcuno di voi lo sa e vuole scriverlo nei commenti mi farebbe anche un favore, se riuscirò a reperire lo schema cercherò di sistemare anche la sezione ad onde corte. Un saluto a tutti da Mr. Volt.